sole già brucia sopra la Sicilia. Dalle piste di Gela si alzano nuvole di polvere. Il Macchi C205V Veltro di Teresio Martinoli taglia l'aria a pieno motore. L'allarme è arrivato da poco. Una formazione alleata ha oltrepassato la costa sudorientale. Il radar rivela una formazione di bombardieri, ma Martinoli lo sa, non viaggiano mai soli. A 6.000 metri di quota il cielo è terso come vetro. Il motore romba pieno nel ventre della macchina. La carlinga vibra come una bestia viva. Il veltro si inclina a sinistra. Ecco dei puntini argentei sull'orizzonte, troppo piccoli per essere fortezze volanti. Sono caccia. Ne conta almeno 3. Volano in pattuglia stretta, veloci. Sono P-39 e Air Cobra. Li riconosce dalla forma tozza, con la presa d'aria sopra la fusoliera. Caccia americani pesantemente armati, con il cannone da 37 mm nel muso. Senza esitare, si getta in picchiata con il sole alle spalle. Il primo P-39 non lo vede neanche arrivare. Il veltro cala come una lama. La distanza si chiude in un attimo. Martinoli spara in raffica breve. I proiettili da 12,7 mm trapassano la fusoliera americana con precisione chirurgica. Il motore dell'Air Cobra prende fuoco. Una scia nera, poi una palla di fuoco. Il pilota non riesce a saltare fuori. E uno sussurra. Gli altri 2 virano stretti, cercano quota, tentano di disimpegnarsi, ma Martinoli è già sopra di loro. Ne sceglie uno, salta da una nuvola all'altra, si aggrappa al cielo con perizia. Il veltro è più leggero e più agile. Il P-39 gira largo, troppo. L'italiano gli si mette in coda. Il secondo americano fa l'errore di salire. Martinoli lo segue, spara. I colpi si conficcano sull'ala destra. Il nemico sbanda, si riprende, poi risponde al fuoco con il suo cannone. 2 colpi sfiorano la carlinga e l'ala, ma non esplodono. Martinoli sente il frastuono dei colpi che schizzano via. Una virata e mette di nuovo il nemico nel collimatore. Un'altra raffica. Il timone dell'americano salta via. L'Air Cobra si rovescia e si lancia in picchiata. Forse si salva, forse no. Martinoli non guarda, cerca l'altro avversario. Lo vede, ma è già lontano, in fuga. La radio crepita, una voce dal comando. Martinoli, confermate l'abbattimento? C'è una pausa. Confermo, uno certo, uno probabile. Martinoli rientra. Il veltro vira a sud. Nel cielo ora c'è solo il rombo del suo motore a regime ridotto. Questo sarà il suo ultimo abbattimento in servizio alla Regia Aeronautica. Ma c'è un'ironia crudele. Martinoli non sa che proprio quell'aereo, il P-39 Air Cobra, oggi abbattuto senza pietà, un giorno gli sarà fatale. Teresio Vittorio Martinoli nasce a Novara il 26 marzo 1917, figlio di Vittorio e Pierina Pedrini. Alla morte del padre è costretto a interrompere gli studi e trova lavoro come saldatore a soli 12 anni. Poi un'eredità lasciatagli da una zia gli permette di perseguire quella che è sempre stata la sua passione, il volo. Nel 1937 ottiene il brevetto di pilota di aliante e l'anno successivo quello per pilota a motore. In virtù di queste abilitazioni ottenute, quando gli arriva la chiamata per il servizio militare, ottiene l'ammissione nella Regia Aeronautica, inquadrato come sottufficiale. Così recita il suo foglio matricolare. Giunto alle armi in qualità di aviere nella Regia Aeronautica, la zona aerea territoriale, centro di affluenza di Cameri,
11 giugno 1938. Inviato in licenza straordinaria, senza assegni, in attesa di disposizioni ministeriali. Sergente pilota con anzianità di grado dal 13 giugno 1938 e decorrenza assegni dalla data del rientro dalla licenza straordinaria di cui fruisce, perché in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano. Trasferito alla scuola pilotaggio del Regio Aeroporto di Ghedi 20 agosto 1938. Durante il corso alla scuola di Ghedi, il 15 settembre 1938, Martinoli effettua il suo primo volo su un Caproni CA-100. Superati con pieno successo gli esami di volo, tra gennaio e marzo 1939 è trasferito alla scuola di Foggia, dove viene addestrato al volo acrobatico sui cacciamodello Fiat CR-20, CR-30 e CR-32. Come assegnazione iniziale è inviato alla 360esima squadriglia, 151esimo gruppo, 53esimo stormo di base a Torino Caselle e, poco prima dell'entrata in guerra, è trasferito a Trapani alla 384esima squadriglia, 157esimo gruppo. Qui la sua notevole abilità di pilota inizia ad essere notata, ma come sottufficiale la sua attività di volo si deve necessariamente limitare al ruolo di gregario. Subito dopo l'ingresso in guerra dell'Italia, già il 13 giugno, pilotando un CR-42 Falco, ottiene la sua prima, anche se non confermata, vittoria su un bimotore francese, probabilmente un Potez 630. L'episodio ancora oggi non è del tutto chiaro, dato che questo abbattimento è sì descritto con una certa accuratezza di particolari nel suo libretto di volo, ma non può essere confermato in nessun'altra documentazione. Successivamente Martinoli viene assegnato alla 78esima squadriglia, 13esimo gruppo, secondo stormo, anch'essa equipaggiata con Fiat CR-42. Il suo secondo abbattimento ha luogo il 13 o, secondo altri, il 31 ottobre, mentre scortava un Savoia Marchetti SM-79 su Marsa Matruh. Questa volta si tratta di un Gloster Gladiator inglese. Alla fine del 1940 ottiene la sua prima medaglia al valor militare e riceve l'ennesimo trasferimento, questa volta ad un reparto dal nome antico e prestigioso, ovvero il quarto stormo, un reparto che ha ricevuto in eredità il cavallino rampante, insegna dell'asso Francesco Baracca, in cui peraltro Martinoli rimane pressoché per tutto il resto della sua carriera. La sua terza e ultima vittoria del suo brevissimo ciclo operativo africano fu un Bristol Blenheim nel gennaio 1941.